Benvenuto in Esercitati con l'italiano attraverso le storie. Sei pronto a esercitarti e a diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo di nome Federico. Aveva una moglie di nome Caterina e si erano appena sposati non molto tempo prima. Un giorno Federico disse: Kate, vado a lavorare nei campi. Quando torno avrò fame, quindi per favore preparami qualcosa di buono e tieni pronta una buona birra. Va bene, rispose lei, sarà tutto pronto. Quando si avvicinò l'ora di cena, Caterina prese una bella bistecca, che era l'unica carne che aveva, e la mise in padella a friggere. La bistecca cominciò a dorarsi e sfrigolava nella padella. Caterina stava lì con una forchetta, girandola. Poi pensò tra sé e sé: la bistecca è quasi pronta. Dovrei andare in cantina per la birra. Così lasciò la padella sul fuoco, prese una grande brocca e andò in cantina a riempirla di birra. La birra scorreva nella brocca e Caterina guardava. Improvvisamente si ricordò: il cane non è chiuso, potrebbe scappare via con la bistecca. Così corse rapidamente di nuovo in cucina. E infatti, il cane furbo aveva la bistecca in bocca e stava scappando. Caterina inseguì il cane mentre correva attraverso il campo, ma lui era più veloce e teneva la bistecca ben stretta. È tutto finito e quello che non si può curare si deve sopportare, pensò Caterina. Così si girò. Poiché aveva corso a lungo ed era stanca, tornò a casa lentamente per riprendersi. Nel frattempo, la birra continuava a scorrere perché Caterina non aveva chiuso il rubinetto. Quando la brocca fu piena, la birra si rovesciò sul pavimento finché la botte non fu vuota. Quando raggiunse le scale della cantina, vide il disastro. «Oh no!» esclamò. «Come farò a nasconderlo a Federico?» Pensò per un momento e si ricordò di un sacco di farina fine che avevano comprato all'ultima fiera. Pensò che se avesse sparso la farina sul pavimento, avrebbe assorbito bene la birra. «Che fortuna!» disse. «Possiamo usare quella farina adesso». Andò a prenderla, ma accidentalmente la rovesciò sulla brocca di birra, rovesciando tutto sul pavimento anche lì. «Bene», sospirò, «quando una cosa va, l'altra può seguire». Poi sparse la farina in tutta la cantina, soddisfatta della sua ingegnosità, e disse: «Che bello e pulito che sembra». A mezzogiorno Federico tornò a casa. «Ora, moglie», chiamò, «cosa hai preparato per cena?» «Oh, Federico», rispose lei, «stavo cucinando una bistecca per te, ma mentre andavo a prendere la birra, il cane è scappato con essa. Mentre lo inseguivo, la birra si è versata. Poi, quando ho cercato di assorbire la birra con la farina, ho rovesciato la brocca. Ma ora la cantina è bella e asciutta e sembra così pulita». «Kate, Kate», disse lui, «come hai potuto fare tutto questo?» «Perché hai lasciato la bistecca a friggere e hai fatto scorrere la birra e poi hai rovinato la farina». «Beh, Federico», rispose lei, «non sapevo di fare qualcosa di sbagliato. Avresti dovuto dirmelo». Federico pensò tra sé: se mia moglie gestisce le cose in questo modo, devo stare attento anche io. Aveva molto oro a casa, così disse a Caterina: «Guarda questi bei bottoni gialli. Li metterò in una scatola e li seppellirò in giardino, ma assicurati di non toccarli». «No, Federico», disse lei, «non li toccherò mai». Appena lui se ne andò, passarono alcuni commercianti che vendevano piatti e stoviglie di terracotta e le chiesero se voleva comprare qualcosa. «Oh, poverina, mi piacerebbe comprarne, ma non ho soldi. Se volete i bottoni gialli, potrei scambiarli con voi». «Bottoni gialli»,
Dissero: vediamoli. Andate in giardino e scavare dove vi mostro, troverete i bottoni gialli. Non posso andarci io, disse loro. Così i commercianti andarono a scavare, e quando scoprirono cosa erano veramente i bottoni gialli, li presero tutti e la lasciarono con tanti piatti e stoviglie. Lei li mise in giro per la casa per metterli in mostra. Quando Federico tornò, esclamò: Kate, cosa hai combinato? Guarda, disse lei, ho comprato tutti questi con i tuoi bottoni gialli. Ma non li ho toccati io. I commercianti li hanno scavati. Moglie, disse Federico, che disastro hai combinato. Quei bottoni gialli erano tutti i miei soldi. Come hai potuto fare questo? Beh, rispose lei, non sapevo che fosse sbagliato. Avresti dovuto dirmelo. Caterina pensò per un momento e poi disse a suo marito: Ascolta, Federico, possiamo riavere l'oro. Corriamo dietro ai ladri. Va bene, proviamo, rispose lui. Ma porta un po' di burro e formaggio con te così abbiamo qualcosa da mangiare lungo il cammino. D'accordo, disse lei e partirono. Federico camminava veloce, lasciando Caterina un po' indietro. Va bene, pensò lei. Quando torniamo sarò più vicina a casa di lui. Presto arrivò in cima a una collina con una strada stretta dove i carri spesso graffiavano gli alberi da entrambi i lati. Oh, guarda, disse, quegli alberi poverini sono tutti ammaccati. Non guariranno mai. Sentendosi dispiaciuta per loro, usò il burro per ingrassare gli alberi così le ruote non li avrebbero danneggiati tanto. Mentre faceva questo, uno dei suoi formaggi cadde dal cesto e rotolò giù per la collina. Caterina guardò ma non vide dove andò, così disse: Beh, suppongo che l'altro formaggio seguirà la stessa strada e lo troverà. Ha gambe più giovani delle mie. Poi rotolò l'altro formaggio dopo di esso e vi andò, nessuno sa dove. Alla fine raggiunse Federico, che le chiese qualcosa da mangiare. Lei gli diede del pane secco. Dove sono il burro e il formaggio? Chiese. Oh, rispose lei, ho usato il burro per ingrassare quegli alberi poverini e un formaggio è rotolato via, così ho mandato l'altro dopo di lui. Suppongo che siano entrambi da qualche parte sulla strada. Che sciocchezza! Disse Federico. Come puoi dire questo? Chiese lei. Non mi hai mai detto di non farlo. Mangiarono insieme il pane secco e Federico disse: Kite, spero tu abbia chiuso la porta quando sei uscita. No, rispose lei, non mi hai detto di farlo. Allora torna a casa e fallo ora prima di andare oltre, disse Federico, e porta qualcosa da mangiare. Caterina fece come le disse e pensò mentre tornava indietro. Federico vuole qualcosa da mangiare, ma non penso che gli piaccia molto il burro e il formaggio. Gli porterò un sacchetto di noci e un po' di aceto perché l'ho visto prenderlo prima. Quando arrivò a casa, chiuse la porta sul retro, ma tolse la porta anteriore dai cardini e disse: Federico mi ha detto di chiudere la porta, ma non può essere più sicura di così se la porto con me. Così si prese il suo tempo e quando raggiunse di nuovo suo marito, esclamò: Guarda, Federico, ecco la porta. Puoi controllarla quanto vuoi. Oh no, disse lui, che moglie ingegnosa ho. Ti ho mandato a mettere in sicurezza la casa e tu porti via la porta così chiunque può venire e andare come gli pare. Ma da quando hai portato la porta, puoi portarla per il tuo disturbo. Va bene, disse lei, porterò la porta, ma non porterò anche le noci e l'aceto. Sarebbe troppo pesante. Quindi le legherò alla porta.
Federico non obiettò a questo piano e andarono nel bosco a cercare i ladri, ma non riuscirono a trovarli. Quando si fece buio, salirono su un albero per passare la notte. Proprio mentre si sistemavano, i ladri che stavano cercando passarono. Erano davvero furtivi e appartenevano a un gruppo di persone che trovano le cose prima che si perdano. Erano stanchi, così si sedettero e accesero un fuoco sotto l'albero dove Federico e Caterina si nascondevano. Federico scivolò silenziosamente dall'altra parte dell'albero e raccolse delle pietre. Risalì e cercò di lanciarle contro i ladri, ma loro dissero solo: «Deve essere quasi mattina. Il vento sta facendo cadere le pigne». Caterina, con la porta sulla spalla, cominciò a sentirsi molto stanca. Pensò che fossero le noci a essere pesanti, così sussurrò a Federico: «Devo lasciare cadere le noci». «No», rispose lui, «non ora. Ci troveranno. Non posso farne a meno». «Devono andare», insistette lei. «Bene, allora sbrigati e buttale giù», disse lui. Così lei gettò le noci e uno dei ladri esclamò: «Wow, sta grandinando». Poco dopo, Caterina sentì che la porta era di nuovo pesante. Sussurrò: «Devo buttare giù l'aceto». «Per favore non farlo», rispose lui, «ci tradirà». «Non posso farne a meno», disse, «deve andare». Così versò tutto l'aceto e i ladri esclamarono: «Che rugiada pesante!». Infine a Caterina venne in mente che la porta stessa era stata ciò che era così pesante fin dall'inizio. Sussurrò: «Federico, devo buttare giù la porta presto». Ma lui le pregò di non farlo, sicuro che avrebbe rivelato il loro nascondiglio. «Ecco», disse lei, e lasciò cadere la porta con un forte rumore proprio sui ladri. Loro gridarono: «Aiuto!» e non sapendo cosa stesse succedendo, scapparono via il più velocemente possibile, lasciando tutto l'oro dietro di loro. Così, quando Federico e Caterina scesero, trovarono tutti i loro soldi sani e salvi. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.